Da quando ero ragazzino guardavo questo giapponese, questo artista che infondeva la cultura JDM in auto fantastiche come le Porsche. Ho sempre adorato il mondo JDM, come sapete, ho sempre adorato le Porsche, quindi il lavoro che svolgeva e che svolge Akira Nakai per me è sempre stato il top del top. Ho imparato cosa fosse un RVB e mi sono informato su come averne una, ma per un ragazzo del mio rango era un sogno veramente molto lontano. L'unica cosa che potevo fare era condividere con voi la sua storia, tanto che ho fatto alcuni video a riguardo. Oggi però non solo ho realizzato il sogno di poter vedere dal vivo con i miei occhi Akira Nakai lavorare su una RVB, ma ho avuto anche la possibilità di provare a guidarne una, e non una Porsche RVB qualunque, ma la prima RVB italiana. Godetevi questa esperienza e tenete le orecchie aperte, perché a fine video ho un importantissimo annuncio da farvi. Buona visione. Signori, la questione è la seguente: sapete che a me piace essere sempre il più trasparente possibile. Allora, come sapete io soffro di emicrania con fotoni. Se non sapete cos'è, cercatelo su internet. A un certo punto io non vedo più da un occhio, poi mi viene un mal di testa da vomitare, quindi insomma è una condizione molto gravosa. L'ho avuta 2 giorni fa per una condizione di forte stress e chiaramente mi sto portando dietro un pochettino di strascichi, quindi mi sento ancora un po' scassato. Però oggi viene in Italia e ho la possibilità di vedere dal vivo uno dei miei miti, uno di quelli che ho sempre guardato su internet. Oltretutto in questo periodo sto soffrendo anche di attacchi di panico, spero che nessuno di voi ne abbia mai sofferto, perché non sono per nulla belli, ed è proprio un attacco di panico che poi mi ha fatto venire l'emicrania, quindi un bel mix proprio spettacolare. Io però oggi voglio provare a fare il guerriero, provare lo stesso a farmi le 3 ore e mezza, 4, quello che sarà, di macchina Milano-Venezia, andare al Casinò di Venezia a piedi, e voglio provare lo stesso ad andare a registrare qualcosa di Akira Nakai. Non so quanto tempo riuscirò a registrare, noi ci proviamo, andiamo. Ragazzi, ci troviamo in questo momento in un posto in cui non pensavo di trovarmi mai nella mia vita. Abbiamo dietro non solo un RVB, ma un RVB che è in making, cioè la sta facendo adesso Akira Nakai. Ogni tanto me lo trovo anche dietro che passa e sono tipo lì, non ne ho neanche rivolto parola, ragazzi, perché non so neanche se lo farò. Ecco, questo è il cane. Allora signori, io ancora non riesco bene a realizzare quello che sta succedendo, perché mi trovo al Casinò di Venezia in un evento esclusivo nella zona riservata non al pubblico, a vedere Akira Nakai che fa davanti ai miei occhi una RVB, cioè una macchina che rimarrà per sempre nella storia come pezzo unico. Non lo so, è vero? Adesso mi sveglio, è un sogno. Ragazzi, un evento della Madonna. Tra l'altro io non sono nessuno, ma quando voi venite da me per autografi, foto eccetera, mi sembra sempre strano. Questa è la prima volta che capisco, cioè che vi capisco, perché anch'io sono andato a farmi fare l'autografo sulla cover, come tante volte mi chiedete di fare, quindi è incredibile ed è bellissimo. Quindi ci sarebbe anche domani, purtroppo io non ci posso essere perché ho un altro impegno, ma andremo nell'officina di Alvise, l'organizzatore, per far vedere la macchina completata. Complimenti, cioè veramente complimenti, hanno fatto un evento che mettere una macchina dove non ci sono le macchine, a Venezia non ci sono le macchine, ha messo un RVB che è un'opera d'arte.
Bene signori, è arrivato il momento di provare la RVB. Vi voglio solo anticipare una cosa, la Porsche in questione è una 964 e dopo averla provata ho deciso che io devo assolutamente comprarne una. Dal video capirete il perché, per il momento non aggiungo altro. Ricordatevi che a fine video ho un importantissimo annuncio da farvi, quindi per questo ci rivediamo a fine video. Da oggi parte ufficialmente la ricerca alla 964. Utilizzerò Car Vertical e ogni mezzo a mia disposizione per trovare quella giusta. Anche voi per assurdo potrete aiutarmi nella ricerca se ne avrete voglia, ovviamente. È chiaro che se poi da Car Vertical uscirà che è una macchina che ha chilometri falsi, un incidente pesante pregresso o magari arriva da qualche paese in Europa o nel mondo dove si sviluppa tanta ruggine come il nord Europa, l'auto non verrà presa in considerazione. Voglio però rendervi partecipi di questo progetto, di quello che annuncerò a fine video, perché voglio che anche voi facciate parte di questa avventura. Per la ricerca della 964, per la ricerca di una Porsche o di qualsiasi altra auto, ricordatevi sempre di utilizzare il codice PASSION che vedete qui, vi lascio anche il link in descrizione, nel primo commento qui sotto avete anche il 20% di sconto. Bene, ci vediamo a fine video. Alvise, raccontami come sei riuscito ad arrivare addirittura ad Akira Nakai ed essere poi tra l'altro il primo in Italia ad avere un RVB ed essere diventato RVB Italia. Non sono arrivato direttamente a Nakai perché è impossibile, come da leggende confermo, è impossibile arrivare a Nakai per diciamo le vie tradizionali. Ho provato mail, Instagram, Facebook, quello che pensavo fosse il suo sito principale che poi ho scoperto non fosse il suo. Come dicono tutti, è inarrivabile, nel senso o ci arrivi per vie traverse, quindi parli con già un responsabile di zona, o niente da fare. Ci ho provato per diversi mesi e alla fine ci sono arrivato tramite un fotografo, Mick Koch, che ero diventato amico perché gli avevo comprato delle foto appunto di RVB e dopo lui mi aveva chiesto una maschera veneziana, mi ricordo. Siamo diventati amici e una sera mi sono illuminato, era mesi che provo a contattare Nakai, toccavo la macchina a Mick, le ho scritto, Mick fa tranquillo, parlo io perché hai bisogno di un lancio, diciamo di un aggancio, di qualcosa, fa vai tranquillo, se gli dico che sei una persona che merita vedrai che. Il giorno dopo mi ha risposto John Vianen, che è responsabile Headquarter Europa, Olanda, mi ha chiesto che idee avevo, le ho detto le mie idee, che era quella di fare un RVB a Venezia, non mi ha più risposto come per dire ok, un po' ho detto guarda che voglio farla veramente, ancora mi ha risposto, ho detto guarda che voglio fare un RVB a Venezia, fa guarda devo vedere con i miei occhi, faccio boh, ti prendo l'aereo, ho prenotato l'aereo, allora là ha capito che facevo sul serio. Bene, chiudo? Abbiamo Vai. anche l'aria condizionata? Certo. La usiamo? Certo. Certo. Per forza. Allora, accensione Porsche ovviamente, quindi qua a sinistra. Silenziosa. 964 4. 4. Quindi 4 ruote motrici. 250 cavalli, il motore è il solito 3.6. Ma questa qui ha avuto qualcosa? Di motore? Sì. Qualcosina, abbiamo fatto scarico, Ok. aspirazione, il tubo di induzione dell'aspirazione è maggiorato Sì. e una piccola modifica alla EPROM, Ok. che è ancora EPROM, quella là è il sensore massa aria, che sono comunque le basi di queste macchine qua. Sì, sì. Di che anno era questa qua? 90. Ah, 90 spaccata. C'ha più anni di me questa macchina. Sì. È proprio lei. Allora io intanto Alvise ti devo ringraziare perché tu così stai avverando un mio sogno, Mi fa molto piacere. ma un sogno di vita, Ti capisco, nel senso lo faccio volentieri perché posso capirla. Prendo pianissimo i dossi perché sai. Ma in realtà è molto più confortevole di Vero, quello. ho preso sto dosso, è quasi più comodo della mia Ma A4. no, guarda, è comodissimo, ti dico la verità, avevo tutt'altra idea. Sì, che fosse inutilizzabile, Ho invece. detto ho comprato un oggetto di design, me lo metto in officina e lo muovo una volta all'anno, invece lo stiamo usando veramente tanto, perché è proprio bello da guidare. Sì, sì. Ma ti dico, con questa macchina qua ho capito la storia del 911, tutti Ok. sono fissati 911, che sì. sembra un mito e invece- quando guidi queste cose qua capisci che hanno ragione. Bello sto assetto, madonna. Vai. Madonna che rombo che fa. Pensa che cilindrata aveva? 3.6. 3.6, 6 cilindri, boxer, Solito. aspirato, bello prontino anche No, sotto, sono dai. gran motori, sono. Vero, la senti che verità. roba. Madonna. Ma dai. Che figata. Vai, vai, è divertente. Più che altro
a sapere che è un RVB. Non devi pensarci, se no non dormi di più. No, hai ragione, è meglio non pensarci. Tu quindi che hai avuto la possibilità di non solo vedere Nakai, ma ci hai anche parlato, quindi lavorato a livello lavorativo e anche a livello personale, com'è? A livello personale diciamo che paga il jet lag dei viaggi che fa, perché lui fa 60 macchine l'anno, quindi calcola che arrivava dalla Malaysia, è venuto da me, poi andava a Londra, poi andava a New York, poi tornava in Giappone. Infatti quando è arrivato avevo colto subito, l'ho lasciato subito stare, e dopo 2 giorni ha iniziato diciamo a connettere, a riprendersi un po', e da là persona normalissima, squisita, portato a Pellestrina, che è un'isola che non sapevano manco chi fosse Nakai, quindi fa finalmente. Ok. E là è cambiato molto proprio anche come persona. Lui ha iniziato a versarmi l'acqua, chiedeva di assaggiare dal mio piatto, mi dava un pezzo del suo, cioè molto amico. Sì. Magari prima per ignoranza mia mi aspettavo un po' di freddezza della cultura giapponese, e invece, ripeto, per ignoranza mia, perché non ho molta conoscenza della cultura giapponese, invece dopo era curioso come tutti noi, nel senso fammi assaggiare quello, assaggio quello. E lui parla inglese, giusto? Sì, parla inglese. Ci ha confidato di aver fatto circa 400 macchine. 400, ad oggi ci sono circa 400. C'è un RVB Registry, mi sembra, che sta provando a raccogliere tutte le RVB fatte. Ah, l'ho visto. Secondo me tante volte viene frainteso, nel senso come sbarca, viene subito assalito eccetera, e va un po' capito invece. Infatti a Venezia si è goduto molto, proprio la domenica mattina l'ho trovato e girava da solo con la compagna e il cane, era disteso per terra, era là tranquillo, proprio ha bisogno di quello. Però fuori un bel personaggio. Bello. Sì. La più bella secondo me è l'assetto. Sì, bravo. Mi hai detto un KV variante 3? Sì. Settato a metà, quindi volendo potrebbe essere sia più morbido che più rigido, duro, ok, ma mi sembra perfetto. Sì. Che spettacolo, ragazzi. Ma dai. Ma dai. Cioè, tu così mi vuoi far comprare una Porsche? Di quelle vecchie. Facciamo ovviamente. la prossima RVB. Vero? Ma che figa sta strada. Bella qua. Dai, ma che macchina è? Ma che spettacolo! È tutto il contrario di quello che ti aspetti dalla macchina. Sì. Ma si guida veramente bene. Ma una mezza risposta ce la si è andata, abbiamo fatto un evento in cantina. Sì. Una settimana fa e l'abbiamo fatalità parcheggiata sulla Pesa. Ok. 1370. 1370. Calcolando che anche trazione integrale è buono, Sì, è molto buono. Infatti voglio fare una controprova perché mi sembra troppo poco. Troppo poco, dici. Cambiamo Pesa. Difficilmente una Pesa sbaglia. Mentre per quanto riguarda le leggende, ci sono alcune leggende che anche io, vedendo online, leggende a cui ho creduto, ma che poi... saranno le stesse mie, che ho creduto fino al giorno del beat, perché dopo sono quelle leggende che tu dai per verità. Esatto, quindi il fatto che sceglie lui il nome, che sceglie lui il colore, che sceglie lui la build. Sceglie lui il nome, nel senso io avevo dato un nome alla macchina e ancora prima di ufficializzare il nome lui ha messo un adesivo, lui d'accordo con John, e hanno deciso il loro nome, che a me andava benissimo. Quindi ok, questo l'ho scelto loro. L'hanno scelto loro, però non sempre, poi ho chiesto il nome, non sempre lo danno loro. Ah, ok. Colore sei libero, kit sei libero, perché comunque anche lì non trovi un listino, un album, un sito in cui dici scelgo. Mi sono informato, Instagram, foto, web, fans, perché tanti fans mi hanno spiegato guarda che si fa nel 964 esiste sto kit, sono rimasto, perché non ho avuto un contatto diretto con lui, ho avuto un contatto con John, sono andato a trovare John, lì ho scoperto che c'erano degli optional, il fender davanti, il canard dietro, un supplemento sullo spoiler dietro, ma l'ho scoperto dopo, nel senso non c'è un listino da dire c'è quello o quell'altro, quindi anche lì è tutto un po' particolare. È tutto incredibile. Il colore l'ho scelto io, gli interni sei libero, cerchi mi sono fatto suggerire da John per non aver sorprese, stessa cosa l'assetto, metto agli vai di KV, vedrai che sarai contento, l'hai provato e sì, incredibile. Confermi. Diciamo che in realtà rispetto a quello che credevo molto più carta bianca. Sì, ma come qualità il kit è tanta roba?
Kit mi ha stupito perché quando è arrivato intanto il peso, perché vetro resina abituato con le barche pensavo pesasse molto di più. Anche lì dopo ho scoperto che dentro c'è del Kevlar insieme alla vetro resina. Ecco, ok. L'odore, che solitamente la vetro resina ha un odore pessimo, questo siamo rimasti molto male, in senso positivo. Certo. Poiché non sapeva odore sgradevole. Sì, sì. E poi qualitativamente Ma anche come fitting non ha fatto una modifica il kit. niente, pensa a te. Cioè che di Ho solito... scoperto anche che ogni kit che fa, quando torna a casa migliora lo stampo che ha. Ah, ok. Quindi mi ha detto in confidenza, butta l'occhio perché ogni RVB è diversa dall'altra. Cioè tu pensa che di solito gli stampi in vetro resina al contrario peggiorano sempre perché ogni volta che lo rifanno è sempre Lui peggio. invece Lui al contrario. deve aver trovato la quadra, perché dico quando sono arrivati, prima cosa ovviamente li abbiamo smontati, appoggiati alla macchina, erano perfetti. Ma assurdo. Sì. Mamma mia ragazzi, che figata è guidare. Ma poi ai giri alti è proprio bello sto suono. Ah, penso che Porsche. Sì, il suono, ragazzone, ha fatto un bel lavoro. Sì. Perché prima aveva un bel sound, ma era molto contenuto, molto educato, certo. diciamo. Dai, ma senti qua anche sulle sconnessioni. Hai fatto proprio una bella RVB. Cioè, bravissimo Akira, ovviamente è incredibile. No, sulla però meccanica sono contento del sulla lavoro che meccanica, abbiamo fatto. bravo Alvise. Ma sai, io quando guido queste macchine qua, soprattutto adesso, mi chiedo, ma uno che si trova dietro un RVB, cioè devi sapere cos'è. Quando ci muoviamo noi dell'officina non guido perché mi piace vederla in movimento. Vero? Ti dico la verità. Comunque credo che una delle cose più belle di sta macchina sia il cambio. Abbiamo messo la leva un po' più corta, non abbiamo Sì. fatto neanche nulla, abbiamo controllato un po' il registro, ma Sì, tutto merito Porsche qua, non abbiamo meriti noi. ma che bella che è. Mi sembra anche abbastanza bilanciata, no? Cioè tra potenza, freni, Allora, non ha troppa potenza per quanto frena o... sicuramente le gomme sono esagerate, infatti non riesci neanche a capire quanta ne ha ancora anche a livello di tenuta, perché hai 3,35 dietro e 2,65 davanti slick. Ok. Slick. Dimmi un po' le differenze da quando era una 964 originale a un 964 RVB. Penso che le differenze sono esattamente quello che ti trasmette l'estetica, adesso proprio Adesso è piantata. proprio ok. Però resta snella e l'avrei immaginata Sì, molto sì, più goffa. Pensavi fosse più goffa, ok. Sì. Invece no. In realtà non pensavo neanche si muovesse io con questa gommatura qua. Ma guarda che assetto poi, abbiamo preso quei buchi qua, non si è sentito Ma niente. KV mi aveva già stupito con la Megane GT mia che l'ho montato, Sì. l'ho riabbassata Sì? e era più comoda dell'originale. KV è incredibile. Ma dai. Quindi se mai uno, tipo un Nicolò Iammarino così, volesse avere un RVB in futuro, Settembre 2025. viene da Joseph in garage, Chiamiamo John, ti direi prendiamo l'aereo, la macchina, andiamo da John. io prendo la macchina. Ok, è vero. E andiamo da John. John è persona squisita, cioè non serve neanche avvisarlo, ti apre le porte di casa, mangia a casa sua, è proprio uno dei nostri. Sì, sì. Che è l'headquarter Europa. Lui è? Olanda? Olanda. Vicino ad Amsterdam. Vai là, fai una chiacchierata. Allora ecco, lui dopo mi ha mandato qualche foto, fa tu avresti scelto questo kit, cioè a ritroso. Sì, sì. Tu hai detto guarda io penso aver capito che voglio sto kit. E mi fa allora questo è il kit che hai scelto. Era quello che avevo scelto. Bene. E l'abbiamo mandato in produzione. Bellissimo. Ti arriva il kit, lo prepari, quindi gli dai lo vernice il colore della macchina. Sì, sì. Volendo lui ti vernicerebbe di nero opaco con la bomboletta all'interno, io ho scelto di farmelo in carrozzeria. Ok. Quindi preparare anche la parte interna del kit. Sì. All'interno dello scatolone trovi anche dei materiali di fissaggio suoi, la griglia davanti. Ma il kit suo cosa comprendeva di questa macchina? Paraurti anteriore e posteriore, minigonna, alettone, grigliette, prese d'aria, quelle cose lì. Sì. E basta. Silicone ce l'ha chiesto dopo una determinata marca di silicone, quindi è molto preciso anche su quel Quello che vuole lui. discorso lì. E dopo ci impiega 14 ore. 14 ore. È molto schematico, infatti a seconda di dove è arrivato sa dirti esattamente quanto manca. Pensa a te. Quindi a livello lavorativo molto preciso. Sì, giapponese. Giapponese. No, ma anche le finiture, ti dico, l'avevo sempre vista all'RVB, mi avevano sempre affascinato. Sì, sì. Dopo quando entri con l'ottica di dire la compro, il tuo occhio cambia, come quando vedi una macchina bella, poi quando decidi di comprarla vai a vederla Veramente. con un altro occhio. Quando sono Verissimo. andato a vederla io, cioè se tu guardi le finiture qua del silicone pensi che le ha fatte con un dito, Sì, sì. la qualità è una cosa che mi ha stupito dell'RVB. Dai, è incredibile sta macchina, Cioè, proprio quel suono lì delle vecchie Porsche che è incredibile. Questa è una macchina del 90 e hai visto che prima ho fatto anche il tornante mettendo in prima. No, vai. Ma è guidabilissima tutti i giorni sta macchina. Ma dico che anche quando sono andato a comprare l'originale, Sì? che ho detto figurati se la userò,
la sera sono andato a casa con quella macchina, il giorno sì. dopo l'ho usata, il weekend l'ho usata, Bravo. poi l'ho usata Daniele, l'ho usata lì perché è proprio bella da E te guidare. la godi, Sì. cavolo, ma che spettacolo! Ma dai, bellissimo il video, cioè hai fatto bravo, cazzo. Grazie. Poi siamo qui con l'aria condizionata, ma ti rendi conto? Questa macchina qua Cioè la puoi c'è usare anche il tetto che è molto bello, e come option aveva il sedile riscaldato ed elettrico, che ovviamente non c'è più. veramente? Una C'era bella già? option, sì. Ma C'è il crash control che è No. allucinante perché è meccanico. Tu premi questo e senti che c'è una leva che va a mettersi sul pedale. È molto brutto, che tu senti allontanare il pedale. Sì. Però geniali Porsche, bravi. Cioè per uno che adora Porsche come me e adora i giapponesi e le auto giapponesi e la cultura JDM, non puoi non avere un RVB. Abba Gold, Abba Gold? cambiamo con Stevie Wonder. Mi piace. Bravo, così sentiamo adesso il motore Vai. incredibile. Dai, ma guarda ma come va sta macchina? Veramente anch'io pensavo diventasse goffa, invece guarda Bello. che roba! Infatti ti dico la verità, all'inizio dire Nakai, matto corse, matto drift, fa un po' di kit su una macchina che alla fine risulterà goffa. Sì. Non riuscivo a capirlo, e infatti dopo gli ho mandato un messaggio a John e ho detto cavolo, ma sono belle da guidare, mi fa perché cosa credevi? E ho detto ti dico la verità, tutto il contrario. Sì, pensavo fosse un oggetto di design, Se lo tu guardi metti la lì. storia di Nakai, lui nasce dal mondo delle corse, del drift, quindi Sì, sembrava sì. strano facesse qualcosa di goffo, hai Tu capito? pensa che io ho una macchina che è stata la prima con cui lui è partito, cioè la Trueno. È vero? Io ho una Trueno rosa comprata dal Giappone di una pilota giapponese che faceva Sarebbe drifting. da chiedergli se ha qualche kit ancora. Cazzo sì, sarebbe da chiedergli. Ma tu guarda che bella che è da guidare sta macchina, che appoggio che ha, che inserimento, ma E pensa che l'assetto è stato fatto ad occhio. ad occhio. C'eri anche te in giardino? Quindi l'ha fatto lui ad occhio. Io non l'ho mai toccata da lì. E lui mi ha anche detto non regolarla, va così. Perché poi ci raccontava, Daniele me l'aveva raccontato, che le aveva raccontato Nakai che Sì. tutte le Porsche sono storte da un lato e quindi va regolata in un modo. Non l'ha fatta ad occhio questa macchina, e se tu vuoi il volante è perfetta. Non toccare niente. Infatti se tu guardi la domenica lui l'ha regolata tipo 4-5 volte a lato e sembrava perfetta, lui non andava bene, non capiva, poi l'abbiamo capito. Bravo. Eccolo qua. Mamma mia ragazzi. Niente, prima o poi dobbiamo farne un altro. Aspettiamo. Va bene, grazie mille. I più furbi di voi magari lo hanno già capito, qualcuno ci sta solo sperando. E va bene, adesso signori ve lo dico. Da oggi parte ufficialmente il progetto Passione Motori RVB. Da qui a settembre 2025, per chi avrà il piacere di seguirmi, ci sarà una serie di video dedicata solo ed esclusivamente a questo, alla 964 RVB di Passione Motori. L'acquisto della 964, il suo piccolo restauro se ce ne sarà bisogno, l'installazione di parti meccaniche, scarico, aspirazione, magari una rimappatura, l'installazione di parti estetiche o di interni, quindi i cerchi, i sedili, il volante. Sarà un progetto molto intenso, ma tutto questo per arrivare poi al momento decisivo dove ci sarà la spesa economica più grande, dove andrò ad acquistare il kit completo di RVB e ci sarà poi Akira Nakai che verrà a montarlo sulla mia Porsche. Ancora una volta ovviamente qui in Italia. Nessuno ha mai creato una serie di video che documentassero la nascita completa di una RVB da zero, sicuramente non l'ha mai fatto nessuno in Italia e probabilmente non l'ha fatto nessuno nel mondo. Comunque di sicuro il primato in Italia ce lo abbiamo, signori. Essere il primo a fare una serie del genere, ragazzi, mi emoziona e anche voi fate parte di tutto
questo. Un minimo di ansia c'è, perché sapete che quando vi prometto una roba poi devo portarla a termine, e se non riesco a portarla a termine non scompare mai, quindi io vi dico sempre nel modo più trasparente possibile cosa è successo, e non vorrei mai che questa serie avesse qualcosa di negativo, quindi tutte le mie energie saranno spese per portare a termine questa serie e farvi vedere quello che vi ho sostanzialmente promesso. Grazie di essere stati sul canale per tutti questi anni, vi prometto che anche questa volta non vi deluderò. Noi ci vediamo in un prossimo video, fatemi sapere nei commenti tutti i vostri pensieri e vi aspetto allora alla prossima pubblicazione. Un saluto.